Lo Sri Lanka è una terra ricca di tradizioni e leggende che affascinano noi occidentali fin dai tempi antichi. Assieme alle sue innumerevoli meraviglie, nascosta tra le sue foreste, si trova una roccia i cui disegni sono ancora oggi un rompicapo sia per accademici che per gli studiosi. Dobbiamo giungere a Ranmaso Uyana, il parco del pesce rosso, letteralmente, nell'antica città di Anuradhapura, tra il bacino idrico del Tissawewa e il tempio rupestre di Isuru Munia. Questo manufatto, con un diametro di 1,8 m, si chiama Sakvala Chakraya, noto come lo Stargate dello Sri Lanka. La parola Sakvala significa letteralmente sfera ed in senso lato universo, mentre Chakraya vuol dire rotondo circolare. Una traduzione potrebbe essere quindi la sfera circolare dell'universo, laddove il cosmo è la controparte sottesa al disegno stesso. Una traduzione un po' più libera sul significato della frase potrebbe essere il ciclo rotante di vita dentro l'universo. La tradizione ufficiale, riportata anche nel 1901 dal documento inglese intitolato Archaeological Ceylon North and Central Provinces di H.C.P. Bell, afferma che l'intero disegno rappresenterebbe la mappa del mondo, ovvero dell'universo, secondo il punto di vista buddista. Ma non sappiamo se tale bassorilievo fu realizzato proprio da questa scuola filosofica o da mani più antiche. I cerchi concentrici e i loro interspazi rappresenterebbero diversi sakvala, cioè luoghi, mentre il cerchio centrale più grande rappresenterebbe il monte Mahameru o Sumeru, il mitico monte Meru, sacro sia per gli indiani che per i buddisti. Esternamente a questo diagramma si trova invece una fascia in cui sono stati disegnati dei pesci e alcuni crostacei che sembrano nuotare in cerchio. Ogni interpretazione sul suo significato rimane allo stato attuale senza risposta, nonostante vi siano stati negli ultimi anni diversi ricercatori indiani, russi ed inglesi che hanno tentato di dare delle risposte e di formulare delle teorie a riguardo. Se i monaci buddisti poi lo utilizzano da secoli per meditarvi davanti, non sono pochi gli studiosi che sembrano ravvisare al suo interno riferimenti a costellazioni e quindi a trasformare l'intero disegno in una vera e propria mappa del cielo. Questo mi riporta alla mente la mappa del cielo del nord di David William Davenport, che desunse dal Surya Siddhanta indiano, uno dei più antichi trattati astronomici al mondo, su cui abbiamo scritto molto e a cui abbiamo dedicato anche un video che trovate in descrizione. Una mappa, quella di Davenport, che descriverebbe le strade, le rotte che gli dei indiani avrebbero percorso per giungere sul nostro pianeta. Il parallelismo con il Sakvala Chakraya sembra essere molto stringente. Al momento il Sakvala Chakraya rimane un mistero senza spiegazioni, a cui sto dedicando anch'io le mie ricerche, ma ovviamente si tratta di una scoperta fatta in anni recenti che ancora deve essere totalmente indagata. Sempre nello Sri Lanka, nella località di Mulagoda, nel distretto di Kandy, si trova una grotta denominata Kotamo Dungala Raja Maha Viharaya, che la tradizione vuole fosse stata fatta costruire dal re Vattagamini Abhaya, altrimenti noto come re Valagamba, tra il 103 a.C. e l'89 a.C. Ovviamente i nomi non sono semplicissimi, ma cerco di pronunciarli nel modo migliore possibile. Si ritiene che questo regnante avesse utilizzato l'intera zona per addestrare le proprie truppe contro i ripetuti tentativi di invasione che venivano effettuati in quel momento storico dagli indiani del sud. Il fatto interessante però di questa grotta di cui vi sto parlando sono due iscrizioni poste sotto la sporgenza a goccia della struttura principale che si trova appunto nell'entrata. I caratteri sono quelli usati tra il III e il II secolo a.C. e dalle immagini che vedrete fra poco potrete trovare una scritta: Parumuka Suri Putaha Vimana Dutakaha Lene Sagasa. Una traduzione letterale ci fornisce la seguente frase:
La grotta, proprietà del figlio del capo Suri, pilota di un Bimana, fu donata a Mahasanga. Ricordo che la B e la V sono intercambiabili nella lingua dello Sri Lanka come nella lingua indiana, quindi Bimana può essere letto come Vimana. La domanda è però chi nel secondo o nel terzo secolo prima di Cristo poteva scrivere una cosa del genere? La scritta fa specifico riferimento al pilota di un Vimana, mitici aerei che abbiamo descritto tante volte nei nostri studi e che sono presenti nelle epiche indiane, e questa stessa grotta risale ad almeno 2200 anni fa. Negli anni abbiamo avuto modo di scrivere numerosi libri a riguardo e anche di realizzare diversi documentari mostrando come questi velivoli sembrerebbero essere ben più concreti di un semplice mito. Molti studi ed indizi sembrano quindi puntare senza alcuna possibilità di fraintendimento proprio verso questa direzione. Siamo quindi davanti ad uno di quei rari riferimenti che parlano di questi mezzi? Beh, a quanto pare sembra proprio di sì. Ovviamente questi sono degli spunti per ricerche future, per quanto queste due realtà che vi ho presentato in questo video siano note da alcuni anni, vere e proprie ricerche ad oggi non sono state condotte a riguardo e ovviamente cercherò di portare avanti anch'io una ricerca su questi due elementi e cercare di scoprire qualcosa di più. La cosa interessante però è che man mano che passa il tempo sempre più evidenze appunto ci portano a ritenere plausibile che quello che le antiche epiche dell'India, dello Sri Lanka, così come anche di altri paesi ci raccontano, non siano delle semplici leggende, ma forse possiedano un retroterra storico, culturale e anche tangibile molto più concreto e reale.